e anche estremamente veloce, e mi ha insegnato molto questo viaggio. Questa funzione, il nero qui, Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno, bentornati e benvenuti sul canale. Ieri sera sono rientrato dal viaggio a Capo Nord 2026. I più attenti sicuramente avranno notato delle differenze sul mezzo. Mancano le borse della Lone Rider, manca il vello di pecora, mancano tante borse, borsettine e borsettucce che generalmente ho sul mezzo. Questo non perché sia finita la mia collaborazione con Lone Rider, ci mancherebbe. È un'azienda estremamente seria che produce materiali di ottima qualità e mi auguro che questa collaborazione vada avanti in eterno, ma perché c'è una grande, importante novità che però non posso spoilerarvi adesso, e non lo faccio perché semplicemente vorrei che scopriste tutto quanto nelle prossime settimane. Oggi sono qui invece per parlarvi di questo prodotto che mi è stato mandato dalla AS Max alcuni giorni prima della partenza. Se avete seguito il video in cui parlo del setup del GS per Capo Nord, vi ricorderete che vi avevo detto che avrei riportato il compressore della Lexin che mi aveva accompagnato nel 2024 e avrei portato anche un booster, uno starter, un avviatore. A pochi giorni dalla partenza di Capo Nord 2026 mi è stato mandato questo da AS Max. Questo si chiama T20. T20 non è altro che un booster all'interno del quale c'è anche un compressore, ha anche una torcia, fa anche da power bank per il cellulare, per il computer e per altri accessori elettrici, e quindi alla fine, anziché portarmi il compressore della Lexin più l'avviatore, ho scelto di portarmi questo prodotto qui. Ovviamente per me è stato un estremo atto di fiducia, perché a 2 giorni dalla partenza da Capo Nord scegliere di portare con sé un prodotto che non si è mai provato prima sicuramente è un salto un po' nel vuoto. A dirvi la verità, non avrei neanche mai pensato di utilizzarlo, ma senza farvi troppi spoiler, perché l'obiettivo mio è dirvi tutto e raccontarvi tutto nel video che uscirà su Capo Nord 2026, video che al momento non so quando uscirà per via di diversi impegni con la Dynamics Call, sia i corsi di gruppo, sia ci sono tanti corsi one to one, impegni con altre aziende che mi hanno coinvolto i loro progetti. Insomma, in questo momento ho tanta carne alla brace, quindi non so quando uscirà il video di Capo Nord, anche perché è un video a cui voglio lavorare molto. Ebbene, come sempre, vorrei che questo video Capo Nord 2026 fosse una vera bomba. Non che quello del 2024 non lo fosse, anzi, è il video sicuramente più visto del mio canale, è un video che nonostante duri 2 ore è stato ben seguito, è un video che è stato molto ben apprezzato, molto ben commentato, mi ha fatto veramente un mare di iscritti quel video. Insomma, quel video lì sarà difficile fare di meglio di quel video, ma mi impegnerò sicuramente a farlo. Quello che posso dirvi, e lo dico senza peli sulla lingua, è che se voi mi aveste dato un ventaglio di alternative di come sarebbe stato Capo Nord 2026 e all'interno di questo ventaglio aveste inserito anche come in realtà si è svolto, io come in realtà si è svolto l'avrei escluso a priori, non ci avrei mai creduto. Ed invece è stata una vera e propria avventura con la A maiuscola. Come sapete, io non ho mai fatto titoli clickbait, non ho mai detto delle cose che non sono soltanto per il gusto di far entrare le persone sul video e farmi fare la view. Non è da me. Però vi dico che questo viaggio a Capo Nord 2026 è stato qualcosa di imprevedibile, inimmaginabile, sotto alcuni punti di vista un'odissea, un'avventura, una vera prova di coraggio. È stato mettermi alla prova costantemente e mi ha insegnato molto questo viaggio. Non posso andare oltre, nel video avrete la chiave di lettura di tutti questi piccoli indizi che vi sto dando. Vi dico soltanto che sono stato estremamente fiero e orgoglioso di portarlo a termine con le mie gambe. Fine della storia, passiamo alla descrizione di questo prodotto che mi è stato letteralmente amico. L'ho usato più del necessario, non avrei mai pensato di usarlo ed invece l'ho usato costantemente
nell'ultima parte del viaggio. Adesso facciamo l'unboxing e vi do alcune caratteristiche di questo prodotto qui. Allora, innanzitutto la confezione è estremamente robusta, anche se un po' voluminosa. Ovviamente io in viaggio ho evitato di portarmi la confezione, ho portato soltanto il prodotto e i cavi necessari per l'attivazione. Che cosa c'è all'interno della confezione? Abbiamo questo ripostiglio con questa retina molto comoda, all'interno di cui ci sono i morsetti necessari per avviare lo starter. C'è questo tubicino qui, c'è questo cavo USB-C e ci sono i vari spilli adattatori per gonfiare palloni, per gonfiare dei materassini, per gonfiare delle camere d'aria. Insomma, a seconda di quello che dovrete fare avrete l'adattatore giusto. Innanzitutto, se vedete le mie mani particolarmente rovinate, non fateci caso, perché come vi dicevo sono rientrato ieri da Capo Nord e le mie mani sono state letteralmente massacrate e capirete anche lì nel video di Capo Nord il perché. Ragazzi, lo vedo che non vi state iscrivendo al canale. Iscrivetevi! Questo lo lasciamo qui, chiudiamo. Da quest'altro lato, separato da questa protezione che evita di far rovinare il display del prodotto e tenuto da questo comodo elastico, c'è il T20 della AS Max. Eccolo qua. E insieme abbiamo l'immancabile libretto di istruzione. E tra le varie istruzioni c'è anche in italiano. A dirvi la verità, le istruzioni le ho lette molto poco perché è molto estremamente intuitivo. Allora vado ad elencarvi quelle che sono un po' le caratteristiche di questo prodotto. Corrente di picco 4000 A, batteria da 12.000 mAh, compatibilità motori benzina fino a 9 litri, diesel fino a 8 litri, compressore integrato, pressione massima 150 psi, ovvero 10,3 bar. Portata 28 litri al minuto, display digitale per impostare la pressione desiderata, arresto automatico al raggiungimento della pressione impostata, power bank USB per ricaricare smartphone, navigatori e altri dispositivi, ingresso USB-C con carica rapida 5 volt e 9 volt, torcia LED integrata e fa diverse modalità, poi le vediamo. La temperatura di utilizzo va dai meno 20 ai più 45 gradi e ovviamente certificato CE. Allora, il design è molto bello. Andiamo a vedere da vicino le caratteristiche del prodotto. Questo qui in basso, come indicato, è il tasto di accensione. Si tiene premuto qualche secondo e voilà, display acceso. Qui il pulsante di fianco all'accensione è l'unità della misura che ci interessa. In questo momento io ce l'ho impostato su bar, ma se andassi a spostare vi fa anche altre misure, altri valori. KPA, kg centimetri cubici, PSI. Qui troviamo il meno e il più. Meno e più sono i pulsanti che ci aiutano a selezionare la pressione a cui vogliamo gonfiare i pneumatici e una volta raggiunta la pressione che ci interessa lo starter stopperà le sue funzioni. Questo pulsante qui in alto andiamo a selezionare quello che ci interessa, quindi auto, moto, bici, palloni e tutto quello che ci può interessare. Questo qui ovviamente è l'indicatore di carica del dispositivo. Nonostante io, vi ripeto, l'abbia usato veramente tanto, soprattutto in particolari giornate, non è mai sceso sotto la metà. Cioè non sono mai arrivato a fine giornata ad aver esaurito la carica. Nella parte superiore troviamo la presa USB e la USB-C. USB-C è per ricaricare il power bank, USB è invece per caricare i dispositivi che a noi interessano. Questa è la torcia, come vi dicevo. La torcia che fa? Funzione torcia fissa, con una leggera pressione passa in funzione alternata, si fa un'altra leggera pressione e fa quest'altro effetto. Si preme e si spegne, quindi primo clic luce fissa, secondo clic fa questa luce alternata, terzo clic il lampeggio diventa più lento. Ok, quarto clic si spegne. Questo ovviamente è la predisposizione dove andrà ad avvitarsi questo tubo. Io per comodità giro l'apparecchio, giro il booster fino a mandarlo in battuta. A questo punto possiamo andare a gonfiare la gomma. Faremo una prova sul pneumatico stesso. Adesso la prima cosa che faccio è sgonfiare il pneumatico. Quindi adesso lo sgonfio. Adesso lo sgonfio, lo abbasso di un bel po' e poi lo gonfiamo. Ok, penso che possa bastare. A questo punto mi armo di accessorio, lo poggio a terra, avvito. Ok, una volta avvitato accendo
Ok, abbiamo la pressione che avevo 2,9, l'ho portata a 2,3. Adesso gli dico che voglio una pressione di 2,9. Ok, a questo punto con un clic sul pulsante di avvio mi sta caricando. È anche abbastanza veloce, se considerate che è un accessorio portatile, è anche estremamente veloce. Questa è la velocità reale con cui sta gonfiando il pneumatico, non sto mandando avanti in nessuna maniera il video, direi che è estremamente performante. Adesso a 2,9 si stopperà. E non so se l'avete notato, non è sceso neanche di una tacca. Quindi il prodotto è assolutamente valido. Adesso a questo punto svitiamo, a posto, rimettiamo il cappuccio e questa è la funzione per gonfiare i pneumatici. Questa funzione del compressore in realtà è la prima volta che la utilizzo, perché durante il viaggio a Capo Nord fortunatamente non mi è mai successo nulla a pneumatici, non ho mai bucato, non ho mai dovuto controllare pressione, sono partito con la pressione giusta e sono tornato con la pressione giusta, quindi è la prima volta che utilizzavo questo accessorio come compressore, l'ho fatto davanti a voi, non ho proprio nulla da nascondere. Come sapete, e come dico sempre, voi non fate quello che dico io, ma se vi dico una cosa state pur certi che è quella. Prima che lo dimentico, che poi magari mi passa in cavalleria, l'azienda AS Max mi ha riconosciuto un codice sconto Massimiliano. Sul sito di AS Max avrete uno sconto del 15% nel caso in cui foste interessati a questo accessorio qui, AS Max T20. Adesso un'altra funzione è quella ovviamente del booster, e adesso andiamo a sperimentare anche questa funzione qui. Vi faccio vedere come si fa. Allora, innanzitutto prendiamo le chiavi della moto, che ce l'ho qui dietro, ok, e le poggiamo qui. A questo punto il prodotto è spento, vedete? Il LED non funziona. Una volta che voi andrete a inserire questo spinotto all'interno della sua predisposizione, che è questa sul fianco, non potete sbagliare perché la forma vi aiuta assolutamente. Nel momento in cui voi andrete ad infilare lo spinotto all'interno di questa predisposizione, guardate, voi lo infilate, tac, in automatico si è acceso il prodotto. A questo punto dovrete fare altro che attaccare il rosso qui, il nero qui. Andiamo a girare il quadro. È in folle? Sì, è in folle. E il mezzo è partito in un attimo. Adesso su questa funzione qui, vi ripeto, non voglio andare oltre perché nel video di Capo Nord capirete il perché vi sto dicendo che questo qui è un prodotto estremamente valido, funzionante, meritevole di essere preso in considerazione. È un prodotto estremamente robusto e la batteria dura realmente tanto. Io durante il viaggio ho ricaricato questo soltanto una volta sola, era arrivato a metà della sua carica, quindi probabilmente se non l'avessi caricato sarei arrivato alla fine del viaggio senza mai ricaricarlo, e quindi la durata della batteria è realmente importante. Poi, come vi dicevo, la confezione è molto ampia, è molto generosa. Io infatti che cosa ho fatto? Io non mi sono portato la confezione appresso, mi sono portato soltanto il tubo per caricare i pneumatici, mi sono portato inevitabilmente gli adattatori, ho lasciato a casa il cavo USB-C e gli altri spilli e spilletti che non mi servivano, visto che questo qui è compatibile con la valvola che ho sui pneumatici, e mi sono portato questo, 1, 2 e 3, li ho messi dentro la mini bag che ho della Lone Rider sul paramotore. Questi 3 accessori più gli attrezzi del GS li ho messi tutti all'interno della mini bag di Lone Rider e avanzava ancora lo spazio. Quindi portare soltanto il power bank e i cavi, e questo penso che sia la soluzione ideale per chi è in viaggio. Il discorso è diverso se mi dite vabbè, io lo compro perché magari mi è utile in macchina a quel punto portarvi una borsettina
comoda così non fa differenza. Su una moto un ingombro di questa portata qui mi sembra un po' eccessivo se dovete fare un viaggio. È molto bella, è molto robusta, però inevitabilmente vi fa aumentare di volume. Credo e spero di avervi detto tutto relativamente a questo prodotto. Chi di voi ha visto il video delle calze GPU e ha ascoltato quello che ho detto di retroscena, di come la penso su tante cose, avrà capito che quando dico una cosa di un determinato prodotto è perché fa realmente quello che dico, perché la credibilità al mondo d'oggi fa la differenza tra persone serie e persone meno serie. Poi non è il migliore, non è il peggiore, questo lo faccio giudicare ad altri. Se però mi dite fa il lavoro per cui è stato venduto, vi dico che fa ampiamente il lavoro per cui è stato venduto, pensato e progettato. È un prodotto assolutamente affidabile, preciso, su cui potete fare decisamente affidamento. Vi ringrazio se siete arrivati fin qui. Se non l'avete ancora fatto, l'invito è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!